Buonasera a tutti, anzi grazie per avermi invitato. Sono onorato qui dagli organizzatori, il dottor Visi, che all'inizio appena mi ha detto, io non sono un animale da palcoscenico, anzi tutt'altro, però appena mi ha detto guarda che il TED è una cosa che ci terrebbe molto, io subito ho detto di sì, perché so che veicolo di comunicazione è il TED, so quanto riesce a parlare in un modo profondo e diretto alle nuove generazioni, a cui io tengo tantissimo, i millennials e non solo, e la generazione Z. Ho detto come, vengo e cerco di raccontare un po' e di dare qualche messaggio anche e soprattutto ai giovani, che vedo che ce ne sono tanti, e quindi per me questo è un motivo anche di orgoglio, no? Per parlare un po' dei giovani, parliamo sempre di loro dicendo ma sono il nostro futuro, no? Siete il nostro futuro, no? Io dico, per quello che riguarda me, le mie esperienze lavorative, voi siete il nostro presente oggi, perché l'opportunità, siete cresciuti molto nel digitale, che ci sono i pro e i contro naturalmente, però crescendo nel digitale, quindi con i social network, con tutto quello che sistema, con i blogger, praticamente che cosa succede? Che è un mondo che adesso le maggiori aziende, le aziende del nostro settore, moda, ma non solo, ma tante altre opportunità, riescono proprio ad emergere grazie e soprattutto diventano con lo storytelling, che lo storytelling ormai è diventato fondamentale per qualsiasi tipo di successo futuro delle aziende, si crea tutto intorno a loro. Quindi quando io li vedo arrivare in azienda, parlo quando ero più giovane, magari dovevo aspettare anni prima di vedervi che cosa potevate piano piano accompagnarvi. Adesso invece siete proprio i primi che portate tanti messaggi diretti a noi e ci portate tante idee. Quindi per me questo era. Ho fatto questa parentesi proprio perché i giovani avete una grandissima opportunità in questo momento, proprio per questi cambiamenti epocali che ci sono stati. Naturalmente sappiamo tutti che lo smartphone, che abbiamo tutti in tasca, può essere anche, se usato male, può anche diventare un'arma fumante, ma questo è un altro discorso che non è questa sera, no? No, quello che mi sento quando ho sentito poi il titolo il consenso, no? Ho ragionato bene, ho detto, ma consenso con noi, consenso, senso, per quello che riguarda la mia esperienza, ho detto, beh sì, ci sono tante similitudini, no? E ci sono delle tracce che a me piace, quando parlo, insomma anche tra me e me, ma dalla mia esperienza vissuta, ci sono delle tracce importanti che secondo me per qualsiasi ragazzo che ha in mente di fare una start-up o ragazzi che magari vogliono diventare dei manager o ragazzi che vogliono aprire il più bel ristorante del loro paese o l'artigiano che vuole. Ci sono dei concetti fondamentali, credo che siano 4/5, cioè prima di tutti avere fame. Questa è una cosa fondamentale, cioè avere fame. Lo diceva il mitico americano Steve Jobs, no? Stay hungry. Bisogna avere fame proprio perché significa avere ambizione fin da giovani, fin da ventenni, e quello è alla base di tutto. Naturalmente poi deve essere, fame significa ambiziosi, il giusto che possa essere per la vostra crescita. E poi c'è la curiosità, che è un'altra cosa che personalmente a me, da giovane, nel mio percorso diciamo, della mia carriera è stato fondamentale. Cioè la curiosità che poi, credo, io lo definisco che è il vero sale della vita. Gli americani, io ho vissuto tanti anni in America, e quindi gli americani hanno un termine proprio per definire bene che cos'è la curiosità, e lo chiamano people watching, che è una frase molto comune in America, che significa osserva sempre, ascolta qualsiasi dettaglio, magari dove sei non c'è mai banalità, e magari da un qualcosa che ti sembra semplice capti anche lì un'idea. E questa è stata una cosa che poi mi ha aiutato molto quando ho vissuto in America, quando ero giovane. La terza, che cos'è? Potrebbe essere un po' un azzardo, oppure no, la paura. La paura dice, ma cos'è? Non bisogna vergognarsi, questo è il mio punto di vista, non bisogna vergognarsi di avere un po' di paura, perché un po' di paura serve. Serve perché poi anche nel lavoro, in tutte le tue cose, è un po' quel confine che tu non devi superare, in qualsiasi cosa di decisione, piccola o grande, che magari poi col tempo avrai modo di prendere. La quarta, eccoci qui al tema della serata, è il consenso legato al senso, cioè nel senso la sensibilità di tante situazioni, il consenso che devi avere quando magari presenti una tua creatura che è un prodotto. Adesso non possiamo nominare giustamente i prodotti perché il TED lo dice, però io ho dei marchi che praticamente senza il consenso di tutti, di voi, non sarebbero neanche di successo o no. Ecco, e qui mi piace raccontarvi un po' la mia storia, diciamo, da quando ero 21 anni, non ho fatto l'università e purtroppo poi mi sono pentito, però talmente la voglia, sai, l'azienda di famiglia, tuo papà fa le scarpe,
e me ne sono andato in America a studiare l'inglese, sono stato un anno in California e poi però sono andato a New York. E andando a New York sono stato 5 anni, ho un po' il progetto, diciamo, il nostro gruppo, però c'erano dei marchi, avevamo un marchio famoso, e altri non ce n'erano, giovanissimi, che sono queste cose un po' che magari poi tutti i giovani portate oggi, no? Che si chiamano, che poi 30 anni fa non si chiamavano neanche sneaker, ma si chiamavano scarpe da tennis. Magari qualcuno delle mie età se lo ricorda, non veniva definita, vedete, c'hai la scarpa da tennis? Ecco, io in quel mondo lì, tornando un po' al senso, vivendo la quotidianità di quella città, capivo che era gli anni 80 e c'era una trasformazione, che non era più un modo di vestire diverso, si cominciava a essere più informali, però il problema era che con quel tipo di prodotto, io mi ricordo andavo in metropolitana in ufficio, vivevo uptown, dovevo andare a downtown, che era già mezz'ora di metropolitana, osservavo tutto quello, ecco, l'osservare, ecco, la curiosità, torniamo a quel discorso di prima che i giovani devono sempre avere, osservavo tutto e vedevo che certe persone si vestivano con delle famose, diciamo, sneaker, con delle sneaker, ma vestiti formali. E praticamente cosa succedeva? Che poi arrivavano in ufficio e si vergognavano di quella scarpa e quindi si mettevano subito una scarpa comoda, donne e uomini, erano un po' tutti, la scarpa comoda perché col vestito nero si erano un po' formali gli anni 90 in ufficio, non come adesso, che magari la cravatta non la porta più nessuno. E io non riuscivo a capire, dicevo, ma perché si vergognano una scarpa che in effetti è antiestetica? Perché erano diverse quei anni. Sono tornato in Italia e poi alla fine ho deciso quella un po' di avere il consenso, ma non l'avevo in quegli anni. Ho deciso di fare una scarpa che era totalmente diversa. Era una scarpa che non ti dovevi vergognare di portarla tutto il giorno, o eri vestito di nero, o eri vestito di bianco, oppure avevi la cravatta. Naturalmente il consenso in quegli anni, i primi anni, ero visto un po' come un matto, però poi alla fine ho avuto la fortuna, diciamo, di convincere soprattutto mio padre e mio fratello, che è più grande di me, ed è nato poi un prodotto che immagino conosciate, insomma, in 30 anni di quello che è successo. Ecco, questo per chiudere un po' tutto questo discorso è perché ci vuole coraggio, no? Ci vuole coraggio, nonostante poi tutti ti dicevano ma lascia perdere, ma qui non andiamo così, no? E invece un giovane deve sapere ascoltare tutti con l'umiltà, è un'altra cosa anche che bisogna avere, ecco, era la quinta, dopo il consenso di quello lì che mi sono dimenticato, anche avere l'umiltà di base, anche quando si arriva ad essere una persona di successo, devi sempre averla, perché ti lascia sempre con i piedi per terra, comunque dovunque tu sei. E alla fine però mi sono convinto, nonostante il consenso in quel momento non sia arrivato, ma poi lo è arrivato dopo. Perché bisogna assolutamente, per i giovani, è quello il coraggio, cioè rischiare di tuo, perché poi alla fine ci devi mettere tutto te stesso, la tua faccia, e poi alla fine insomma è venuto così. Ecco, io questo credo che un po' sia quel messaggio che mi piace dare a queste generazioni che ascoltano molto questo veicolo di comunicazione, no? Provare a fare, diciamo, un po', è il discorso un po' anche finale, dicendo poi naturalmente quando fai certe cose ti possono venire, sei ansioso, se non hai il consenso a un certo momento dici ma che succede? Allora mi vengono tante insicurezze, no, ma le insicurezze te le devi tenere solo per te stesso, ma se tu credi in quel progetto, ripeto, vuoi aprire un ristorante, vuoi aprire una bella azienda, una start-up, le start-up adesso si chiamano start-up, ma in fin dei conti quella che ho fatto io 30 anni fa era una start-up, perché me la sono inventata a tavolino, avevo lì un'idea, ho avuto la fortuna, avendo una famiglia benestante, diciamo, dietro di me, avevo anche delle posizioni economiche dove io ho potuto lanciare quel tipo di prodotto, avevo l'appoggio esterno. E un'altra cosa anche, adesso magari sempre parlando ai giovani, che noto molto, cosa che io ho avuto quel coraggio quegli anni, poi magari, però lo noto anche spesso in persone o miei figli, cioè uscire, quello che vi posso consigliare voi giovani, millennials o anche la generazione Z, uscire dalla comfort zone, che è una cosa che la comfort zone che poi è l'habitat familiare, è l'habitat in cui siamo, no? Ecco, secondo me è fondamentale per i ragazzi, se vogliono avere delle esperienze, poi tornare un giorno a casa è vero, però stare un po' fuori, uscire da quella protezione, la comfort zone, chiamiamola in inglese, però proprio quella zona protetta dove ti fa sentire tranquillo, ma che nessuno più di tanto no, se tu invece vuoi crescere devi avere un approccio diverso, quindi anche lì devi osare e avere più coraggio. Questo è un po' tutto quello che lega a me al discorso, diciamo, di queste le sensazioni. Poi naturalmente, ecco, la sensibilità, se io non avessi avuto, ecco, la sensibilità o il senso o probabilmente il captare le cose, se non avessi avuto questo tipo di sensibilità non mi sarei mai accorto
che quel tipo di persone portavano quei prodotti ma non stavano comodi in quelle cose, quindi volevano qualcosa di più. Magari avevo così qualche intuizione, però i giovani di adesso che sono siete molto preparati, soprattutto in quest'era digitale che ha stravolto tutti noi. Noi abbiamo rivoluzionato il modo anche anche delle nostre aziende, di come comunicare a queste nuove generazioni, totalmente in un modo totalmente nuovo. Ci siamo riadattati anche noi in una certa età, io con mio fratello, ma i miei collaboratori, tant'è che adesso ho tantissimi ragazzi giovani, perché da voi, c'è soltanto adesso proprio da imparare tanto. Una volta eravamo noi che vi insegnavamo, adesso invece è proprio esattamente il contrario. Più ne vedo e più ne vedo in aziende, più li ascolto e più li frequento, so che siete voi che ci state accompagnando in questo nuovo corso di creare queste storytelling del futuro, no? Questo è un po', diciamo, quello che mi sento di dire. C'è una frase bella di Italo Calvino che mi piace molto, che è quello di dire che dice: la vita bisogna viverla con leggerezza, che leggerezza non vuol dire superficialità. La leggerezza è quello che poi ti aiuta a planare dall'alto, vedere le cose e soprattutto non avere macigni sul cuore. Ecco, questa è una cosa che io spesso, anche quando ci sono dei momenti di sconforto, perché poi quando si gestisce un'azienda di migliaia di persone ti senti una grandissima responsabilità, quindi ci sono tante cose. Queste situazioni qui, io quando mi riascolto queste cose dico che bisogna un approccio anche ai giovani, fare tutto con fame, con ambizione, essere aggressivi, ma mai mancare il rispetto altrui, che è quello importante, che ci ha insegnato nostro padre e poi a lui mio nonno. Tant'è che noi abbiamo coniato un motto in azienda che l'abbiamo anche messo praticamente in quasi tutti gli uffici, che le chiamiamo le triple D, che praticamente è dovere, è la prima di tutti, dignità, la tua e altrui, e poi divertimento, perché tutto questo ci deve portare anche all'ultimo discorso. E perché no? Certo che bisogna divertirsi, però prima ci vuole il dovere e la dignità. Questa è una cosa che noi praticamente abbiamo un po' dappertutto, ma ci teniamo molto. E niente, poi questo un po' era quello, spero di non avervi annoiato, e niente, siamo qua.